Ciao ragazzi, oggi parliamo del misterioso ed enigmatico Victor Richards, detto Mr. Big e Mr. Huge, cioè il grosso e l'enorme. Un mass monster che fece molto parlare di sé negli anni 80-90. Dotato di volumi muscolari eccezionali per l'epoca, con un peso sui 130 kg e una struttura ragionevolmente estetica, Victor ha avuto una brillante carriera agonistica come teenager e, supportato dalle riviste di Joe Weider, aveva creato un personaggio iperbolico, esagerato e straordinario, attorno al quale si erano accese molte aspettative nell'immaginario degli appassionati del settore. Pur avendo partecipato a sole 5-6 competizioni, peraltro tutte a livello dilettantistico, Victor è riuscito a creare un'immagine di successo nel mondo del bodybuilding, un personaggio di cui si parla ancora oggi, a sottolineare come da sempre, simmetria, definizione e proporzioni a parte, i volumi muscolari siano uno degli argomenti di maggiore interesse per gli appassionati di bodybuilding. In questo scenario, richiestissimo per seminari ed esibizioni, il fortissimo Victor, che vanta alzate di oltre 380 kg nello squat, 270 kg nella distensione alla panca piana, 158 kg nella distensione lenta dietro la nuca e 140 kg nel curl con bilanciere, è riuscito a ritagliarsi una nicchia, diventando il simbolo dell'uomo enorme e fortissimo, che non ha bisogno di vincere competizioni per affermarsi, sostenendo che per lui il bodybuilding non era tanto una disciplina agonistica, ma soprattutto un'attività di crescita personale e un modo per trovare la pace dell'anima, come una sorta di zen occidentale. Uno fra i primi a capire che, avendo i giusti attributi, era possibile costruire una carriera nel mondo del fitness anche restando lontano dalle gare, proponendo il bodybuilding come uno stile di vita, una disciplina, piuttosto che uno sport agonistico. Fra le curiosità ricordiamo il suo post down con Dorian Yates, in esibizione al FIBO nel 1994, e i rumors del 2021, che annunciarono il suo presunto decesso, notizia che si rivelò la classica bufala del web. Victor era vivo e vegeto, e lo è ancora oggi. In questo video ne ripercorriamo brevemente la vita e la parabola di personaggio nel variegato panorama del bodybuilding degli anni 80-90. Enjoy! Victor Richards nasce intorno al 1964, alcune fonti dicono 1966, da padre nigeriano e madre delle Bahamas. Da sempre misterioso, non ha mai rivelato precisamente data e luogo di nascita. Alcune fonti ritengono sia nato a San Diego, altre riportano sia nato in Nigeria, ma poco importa, di fatto Victor ha vissuto la maggior parte della sua vita negli Stati Uniti. Nono di 10 figli, da ragazzo Victor pratica il football, il wrestling e l'atletica leggera. Per migliorare le sue performance sportive, intorno ai 15 anni comincia ad allenarsi con i pesi, un'attività per la quale sentì di avere una naturale inclinazione. Si racconta che ancora prima di cominciare a fare pesi pesasse già sui 95 kg. Intorno ai 17 anni la svolta. Comincia ad allenarsi alla famosa Gold's Gym di Los Angeles, dove conosce e fa amicizia con i famosi Barbarian Brothers, David e Peter Paul, il dinamico duo popolare per le esibizioni di forza e la partecipazione ad alcuni film di cassetta negli anni 80-90, tra i quali ricordiamo I Barbari e I Babysitter. Con la supervisione dei fratelli Paul, Victor apprende le basi del power building e cresce rapidamente. Dopo soli 8 mesi di lavoro con i Barbari, raggiunge un peso sui 102 kg e decide che è arrivato il momento di partecipare alla sua prima competizione. Debutta sul palco all'American Cup del 1982, dove vince la categoria dei pesi massimi teenager ed è secondo dietro a Rich Gaspari per il titolo assoluto. Rich è più piccolo, ma vince per l'ottima condizione, la caratteristica che gli permetterà di diventare un famoso rivale di Lee Haney. Un inizio promettente per Victor, che all'epoca aveva solo pochi mesi di allenamento serio alle spalle. Galvanizzato dal risultato, l'anno seguente, nel 1983, con un peso sui 109 kg, si ripropone sul palco al concorso Los Angeles Teenager, aggiudicandosi sia la categoria dei pesi massimi che il titolo assoluto. I suoi volumi esuberanti, distribuiti su una struttura ad X con vita sottile, spalle larghe, cosce gigantesche e braccia enormi, non passano inosservati e l'immagine di Victor, Mr. Big, comincia a ritagliarsi la sua nicchia nell'immaginario degli appassionati del settore. Sebbene per Richard l'esperienza della palestra sia più un fatto spirituale che agonistico, Victor continua a gareggiare e nel 1984, con un peso di oltre 110 kg, massicciamente distribuiti su 1,75 m di statura, partecipa al concorso California Gold Cup,
vincendo sia la categoria dei pesi massimi che il titolo assoluto. Fedele al suo stile misterioso ed enigmatico, dopo questa affermazione Victor abbandona le gare per alcuni anni. Torna sotto i riflettori sul finire degli anni '80, quando figura in diversi articoli sulla rivista Muscle & Fitness, che lo ritraggono a oltre 125 kg, illustrare il suo allenamento per diversi distretti muscolari, una promozione che genera aspettative, mettendolo nel radar degli appassionati del settore. Non ha ancora vinto gare di particolare prestigio, ma i suoi volumi muscolari sono quelli che gli appassionati di bodybuilding cercano. Joe Weider lo sponsorizza e lo promuove sulle sue riviste, viene richiesto per esibizioni e seminari e può permettersi di prendere il lato agonistico con una certa calma. Torna sul palco nel 1989, vincendo il titolo di Mr. Barbados, ma non è ancora professionista e sono molte le aspettative degli appassionati che lo sollecitano. Sfruttando la sua doppia cittadinanza, americana e nigeriana, Richard conquista la Pro Card IFBB nel 1992, vincendo facilmente il campionato nigeriano. Ottenuta la Pro Card, comunque, Victor non gareggerà mai più, lasciando avvolte nel mistero le sue decisioni. Forse temeva di non riuscire ad affermarsi in gara, rovinando l'aura mistica che si era creata attorno alla sua figura e sulla quale capitalizzava. Sembra anche che non fosse intenzionato a correre i rischi e fare i sacrifici necessari per raggiungere la condizione indispensabile per vincere le gare sul circuito professionale. In tal senso riporto quanto da lui stesso affermato. Diceva: nel bodybuilding attuale non mi piace l'atteggiamento da kamikaze necessario per ottenere ad ogni costo il look squartato che vince le gare. Non amo abbastanza il bodybuilding da rischiare di sacrificare la mia stessa vita. Se questi kamikaze vengono considerati intelligenti o furbi, preferisco essere considerato uno sciocco. Seppur senza gareggiare, torna alla ribalta nel 1994, quando con un peso di oltre 130 kg al FIBO si fa introdurre come il Mister Olympia senza corona e inaspettatamente improvvisa un post down col Mister Olympia in carica Dorian Yates. Entrambi gli atleti sono lontani dalla forma di gara, ma Victor vuole dimostrare che come volumi regge bene il confronto con Yates. Comunque le gare si vincono con muscoli e condizione e il confronto fra Victor e Dorian finisce lì, il resto è storia. Fra il 1994 e il 1997, mentre Victor torna nell'ombra, Dorian vincerà ancora 4 volte il titolo di Mister Olympia, arrivando a totalizzare la vittoria di ben 6 Mister Olympia consecutivi. Sparito dai radar del settore per oltre 2 decenni, il nome di Victor Richards torna alla ribalta nel 2021, quando diversi canali fitness annunciano la notizia del suo presunto decesso, notizia che comunque si rivelerà una bufala, come smentito dalla figlia e dallo stesso Victor poco tempo dopo. Una bufala che comunque rimette Victor al centro dell'attenzione, riportando alla ribalta il suo nome fra le nuove generazioni. In palestra Victor Richards aveva un approccio basico e distintivo. Cresciuto sotto la supervisione dei Barbarian Brothers, all'inizio si allenava in stile power building, privilegiando gli esercizi fondamentali multiarticolari come le distensioni su panca e lo squat, nei quali utilizzava grossi carichi. Dotato di un'ottima genetica per lo sviluppo della massa muscolare e della forza, in seguito si affidò al suo istinto per sviluppare l'approccio all'allenamento più adatto alle sue caratteristiche. Racconta che di fatto non seguiva una tabella rigida, non contava né le serie né le ripetizioni, ma si allenava fino a quando i suoi muscoli dicevano stop. Le cronache riportano che comunque si allenava ad alto volume, eseguendo fino ad oltre 30 serie per gruppo muscolare, col grosso del lavoro fatto fra le 8 e le 15 ripetizioni. A titolo di esempio riporto la tabella per l'allenamento delle gambe di Victor come descritta da Jeff Iverson sulla rivista Muscle & Fitness nel marzo del 1988. Iniziava l'allenamento eseguendo una decina di serie di squat con approccio piramidale, cominciando con 2 serie da 25 ripetizioni eseguite con circa 60 kg, poi salendo col peso di serie in serie fino ad arrivare ad un ultimo set da 1-3 ripetizioni con oltre 380 kg, un vero montacarichi. Dopo il lavoro pesante proseguiva con il lavoro di pompaggio, eseguendo 3 serie da 25 ripetizioni di hack squat, poi 15 serie da 12-15 ripetizioni di leg extension e per finire 15 set da 12-15 ripetizioni di leg curl. Per lui l'allenamento era un'esperienza spirituale di miglioramento personale, ma anche un momento per divertirsi. Fra le serie si prendeva le pause che riteneva necessarie e non disdegnava di farsi una chiacchierata fra i set. Anche sul piano alimentare l'approccio di Victor era semplice e molto abbondante.
Tralasciando le affermazioni iperboliche che riportano ingurgitasse fino a 30.000 calorie al giorno, era sicuramente un forte mangiatore, dotato di un grande appetito naturale. Riteneva molto importanti i carboidrati, ancor più delle proteine, e affermava che assumere grandi quantità di carboidrati è uno dei più grandi segreti del bodybuilding. Faceva 5-6 grossi pasti al giorno e riguardo la sua dieta per la massa dichiarava: mangio il più possibile riso integrale, fiocchi d'avena, uova e manioca. Mi piacciono molto i petti di pollo e le uova, a volte 60 albumi al giorno, a volte 10-15 petti di pollo. Riassumendo, Victor Richards è stato un personaggio che ha capitalizzato sulla sua immagine di colosso, promuovendosi come il bodybuilder più grosso della sua epoca. A Mr. Big bisogna riconoscere il merito di essere stato un brillante uomo d'affari, che è riuscito a valorizzare la sua immagine di bodybuilder enorme, indipendentemente dai titoli agonistici conquistati. E forse è stato proprio questo tenersi lontano dal confronto diretto con i campioni dell'epoca a mantenere accesa la fiammella dell'alone mistico che ancora oggi lo circonda quando si parla di cosa avrebbe potuto diventare, di cosa avrebbe potuto vincere, se si fosse presentato in gara al massimo della forma, unendo ai suoi volumi spaziali una definizione alla Dorian Yates. D'altra parte, se i risultati agonistici non fossero stati di primo piano, avrebbe perso l'alone mistico che mantiene in vita i se e i ma, il beneficio del dubbio. In ogni caso, Victor Richards è stato un grande personaggio che ha contribuito a diffondere lo sport del bodybuilding, incarnando le aspirazioni di tanti giovani atleti, e ha fatto tutto questo senza compromettere troppo la sua salute. Noi lo ricordiamo per il simpatico Mr. Big che è stato, augurandogli ancora tanti anni di serenità e salute. Ciao, alla prossima!